Ciao, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Allora, questo sarà un video doppio, cioè in questo video tu troverai il video tutorial per fare delle presine bellissime che adesso ti mostrerò, ma anche per la sciarpa, quindi basterà seguirmi attentamente per la presina, poi passerò alla sciarpa, poi tornerò alla presina e tu avrai fatto sia l'una che l'altra. Puoi scegliere di realizzare sia la sciarpa che la presina, che saranno secondo me dei regali bellissimi per Natale. Allora, per quanto riguarda la sciarpa, è questa, che può essere appunto una sciarpa maschile o femminile, non ha importanza. E un punto, tra l'altro utilizzeremo la tecnica C2C, quindi un punto già visto e stravisto, però vorrei proporvelo anch'io, anche se l'avete magari già fatto, per chi non ha magari, non è riuscita magari a realizzarlo. Proviamoci insieme, vediamo se riusciamo appunto ad ottenere questo risultato che secondo me è veramente bellissimo. Allora, io ho realizzato quella che ti ho fatto vedere, poi ho realizzato questa, sono tutti regalini deliziosi da fare a Natale, quella dietro, che comunque poi te la faccio vedere in un modo o nell'altro, e poi andiamo a fare insieme le presine. Allora, le presine, queste presine qui però non sono presine solo, diciamo, da bellezza, ma bensì sono presine fatte in modo tale da non sentire il calore del manico della pentola, ok? Quindi sono presine da utilizzare a tutti gli effetti, oltre a essere belle, sono veramente, vedi come sono? Oltre a essere belle, sono utili, sono proprio utili, un'altra idea regalo. Ne ho fatte già ne ho fatte già 3 paia. Uno, verso la fine del video noterai che io appunto vi sto spiegando alla fine del tutorial appunto della piastrella che poi sono delle presine, vi spiegherò appunto, ecco qui potete mettere la targhettina come ho fatto io qua, potete mettere la targhettina o un bottone. Quando sono arrivata a quel punto mi si è accesa una lampadina e ho detto perché non fare invece delle cosine particolari tipo queste? Queste sono veramente belle. Allora, semplicemente sono una presina piccola e una presina più grande. Entrambe le presine sono doppiate in modo tale da essere utilizzate davvero ed è bella proprio l'idea di utilizzarle in questo modo. Vedi? In questo modo qua. Quindi tutto ciò che mi rimane adesso da fare è augurarvi una buona visione. Adesso parleremo di come, ecco mi è anche caduto, parleremo di come realizzare una cosa e l'altra. Non le ho fatte molto lunghe perché, eh, vedi, perché voglio utilizzarle in questo modo, oppure le puoi utilizzare semplicemente poggiandoli così, utilizzandoli in questo modo qua. Io trovo che siano veramente bellissime, sia questa ma anche questa è bellissima, e quella azzurra dietro, che ne pensi? Quindi adesso quello che dobbiamo fare è andare al tutorial, prendi i filati che piacciono a te, io ti mostrerò quelli che ho utilizzato io e per quanto riguarda le presine invece sono solo rimasugli, quindi se hai dei rimasugli di cotone vieni a fare la presina con me. Andiamo subito a vedere i filati che ho utilizzato, ma più che altro andiamo al tutorial. Vi do dei dettagli su questi filati che ho usato, che sono quelli di Temu, tanto per dire che non li uso, mi piacciono tantissimo. Allora, questo è il primo filato, quello con i toni sull'azzurro che avete appunto già visto. Questa è una sciarpa, aspetta che mi sono scritta tutto,
lunga 1,40 m, larga 20 cm, quindi 1,40 per 20 cm circa, e ho usato l'uncinetto del 4,5 e il filato è questo. Io ne ho preso soltanto 2 di questi, quindi li ho acquistati singolarmente. Ho notato che adesso hanno anche il lotto da 4, con 2 di queste cake che sono, dov'è? Eccolo qua, 60 cotone, 30 acrilico e 10 lana, e sono 100 grammi l'uno, quindi con 200 grammi ho realizzato questa meravigliosa, scusate se me lo dico, sciarpa. Attenzione, questo tutto ma non pizzica, tutto nel senso è tutto, cioè meraviglioso, morbido, caldo, caldissimo, ma non pizzica, è proprio cotone, come avere ovatta, ecco, non mi veniva, ovatta sulla pelle. La stessa cosa anche scusate che per questo filato. Allora, questo io l'avevo recensito, ve l'avevo fatto notare, aspettate se no facciamo confusione, ve l'avevo fatto notare, spostiamo qua, ovviamente avevo solo una cake, quindi ve l'avevo fatto notare in una chiacchierata sui filati precedente. Un filato più sottile, qui ho utilizzato l'uncinetto numero 4, ma comunque stupendo, ed io avevo di questo solamente una cake, mi ero riproposta di riacquistarlo, ma poi alla fine ecco, qui lo vedete in tutta la sua bellezza, guardate il punto come io non so come spiegarvi, cioè, questi filati sono incredibili. Allora, questo qui ha una fascetta grande perché è una cake piatta e ampia, ma purtroppo è tutto in cinese qui, quindi so solo che ci sono 150 grammi e sono 390 metri. Ok, poi non c'è, vedi, non c'è un marchio che lo contraddistingue. Comunque sia, lascia stare. In ogni caso te lo metto, cerco di trovare il link e te lo metto. Anche questo ha del 75 cotone, 8 merino e il 17% acrilico. Qui appunto danno anche le indicazioni sull'uncinetto dal 2,5 al 3. Io ho utilizzato il 4 perché volevo questo, che il risultato fosse questo. Guardate come risalta proprio la lavorazione, sembra quasi un punto particolare, quasi un punto puff, quasi un punto puff. Anche questo morbidissimo, e questo va proprio bene per chi è fastidioso come me. Cioè, tutto ciò che io vi faccio vedere quando sono entusiasta è perché non pizzica, deve essere, non deve pizzicare, deve essere morbido e caldo quando è d'inverno, ovviamente. Di questa cake mi è rimasta la parte centrale, che è questa, quindi l'ho usato quasi tutto e vi farò vedere appunto anche questo. Vi ho dato la lunghezza di questo è un pochino più cortina, ma va benissimo, avvolta al collo, perlomeno mio marito ne è felice, lui ama anche i colori rosa eccetera. Allora, quella rosa è 1,20 m, l'uncinetto numero 4 ed è larga 18, quindi 18 centimetri per 1,20 m, c'è un intruso. Sì. Ok, e questo ve l'ho detto, quindi vi ho detto il filato che ho utilizzato, chissà se riesco, Io spero sempre di mostrarvi ciò che io vedo, però non sempre mi riesce, cioè è ovvio che abbiamo un problema, cioè c'è un monitor tra me e te. Però io ci provo a mostrarti come viene. Ok, la terza sciarpa è proprio lei. Allora, questa sciarpa l'ho realizzata con 3 di questi gomitoli. Il filato si chiama Spray, preso sempre su Temu. Ve l'ho fatto vedere sulla scorsa recensione, quella chiacchierata sui filati che trovate
poco prima, ecco, di questo tutorial. Questa sciarpa è lunga, lo sto mettendo in posa per provarla insieme a voi. Allora diventa in totale 1,40 m per 17 centimetri. Ok, quindi 1,40 di lunghezza, solo per darvi l'idea di che cosa si può ottenere con quei 3 gomitoli. 1,40 m per 17 centimetri. Ok, e abbiamo visto anche questa. La morbidezza è uguale alle altre, come morbidezza è stupenda. Ho utilizzato il 4,5 di uncinetto e ho realizzato lei, che sarà un altro dei miei regali. Ti ho detto quindi i filati delle nostre sciarpe, mentre i filati che ho utilizzato per fare queste presine sono cotoni che mi erano avanzati. Adesso andiamo a fare questa presina e la faremo insieme, ovviamente passo passo. Sarò molto lenta nel farlo perché vorrei che questo punto anche chi ci ha provato e non è riuscita riesca a farla, perché è un regalo delizioso per Natale. Fare una presina così, cioè stiamo parlando di un qualcosa che davvero si può utilizzare con colori che volete, la bordura che volete, mettere o non mettere, usate quello che avete, ok? Quello che avete va benissimo. Tutti i rimasugli, andate a raccattare tutti i rimasugli di cotone che vi sono rimasti, più colorati sono e più bella sarà la creazione stravagante, e andiamo a crearlo. Ripeto, che tu debba fare la sciarpa, la coperta, quello che vuoi tu, o questa meravigliosa presina, devi iniziare nel modo in cui io inizio. Poi ti faccio vedere lo step successivo per lavorare la sciarpa, quindi andiamo avanti insieme come se fosse una presina. Poi mi fermerò con la presina e la riprendo dopo, e andiamo avanti invece con il tutorial della sciarpa, quindi vi faccio vedere come proseguire con la sciarpa. Riprenderò la presina quando vedo che posso lasciarvi sulla sciarpa, riprendo la presina per fare la chiusura. Quindi vi darò tutti i parametri per poter fare sia la sciarpa che la presina, ok? Adesso andiamo al tutorial. Quindi andiamo a realizzare questo progetto che, diciamo, questo metodo si chiama C2C, quindi praticamente corner to corner, punta a punta, ecco, diciamo, si parte dalla punta e si finisce con la punta. Il risultato ovviamente è quello che vedete, che può diventare rettangolare, quadrato, come volete voi, e adesso vi spiego come fare. Quindi è molto semplice da fare. L'unica cosa che ti raccomando, se devi fare la presina, è utilizzare un uncinetto leggermente più piccolo di quello che useresti per qualsiasi filato che tu sceglierai, ok? Quello che tu useresti per il filato. Per esempio, io per questo filato potrei utilizzare il 3 e andrebbe bene, utilizzo il 2,5, quindi un pochino più piccolo di quello che mi richiede il filato. Ok, fatto questo, togliamo la presina, non deve confonderti, prendi il filato che hai deciso di utilizzare e partiamo con la lavorazione. Allora, iniziamo a fare il nostro cappio e lavorare 6 maglie, 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora fai attenzione, calcola a partire da dove esce la solina. 1, 2, 3, nella quarta, quindi 1, 2,
3 nella quarta, prendi il filo, entra all'interno e fai una maglia alta, quindi riprendi il filo e fai una maglia alta, filo sull'uncinetto, vai nella catenella successiva a quella appena lavorata, quindi questa, entra, prendi il filo e fai una maglia alta. Abbiamo ancora una catenella da lavorare, quindi entra, prendi il filo e fai la tua maglia alta. Ora guarda, hai in tutto 4 maglie alte perché la prima viene calcolata come 1 e quindi 1, 2, 3 e 4. Ciò che andiamo a fare adesso è questo. Vai a fare 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Filo sull'uncinetto, facciamo la stessa e identica cosa, quindi calcola sempre da dove esce la nostra, vedi, da dove esce questa asolina, questa maglia, calcoli 1, 2, 3 e nella quarta entri con l'uncinetto, fai una maglia alta, la stessa cosa nella catenella successiva, la stessa cosa nella catenella, nell'ultima catenella che abbiamo, vedi, questa l'hai lavorata e questa è quella che devi lavorare, l'ultima. Ora non puoi sbagliarti, perché se tu dici la lascio così il lavoro e unisci, non arriviamo a nulla. Quindi quello che tu devi fare, vedi, ti trovi in questa situazione. Quello che tu devi fare è girare questa parte in questo modo, ok? Poi prendi il tuo uncinetto e lo inserisci nella prima maglia che tu hai. Quindi eravamo in questa posizione. Abbiamo girato il lavoro della mano sinistra. L'uncinetto mi va in questo archetto, vedi che sarebbe poi, sono le prime catenelle iniziali, in questo archetto. Prendi il filo e lo porti all'interno dell'asolina, in questo modo. Ora, guarda bene, tu sei qui, allarga bene così guardi, e più che altro sono i primi passaggi, dopo ci prendi la mano, fidati. Quindi eravamo, guarda, te lo faccio rivedere, ci tengo proprio che tu riesca a farlo. Eravamo così, hai girato il lavoro della mano sinistra in questo modo, così, l'hai girato così. Inserisci l'uncinetto in questa parte, tu te lo ritrovi più piatto, ok, così. Inseriscilo qui, prendi il filo e lo porti all'interno dell'asolina. Ora dobbiamo lavorare qui dentro inizialmente 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi 3 maglie alte, quindi 1, sempre qui, 2, rientro, 3. E adesso ti ritrovi con questo disegno. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Ok, così. Rifacciamo la stessa cosa, siamo già al secondo giro. Rifacciamo la stessa cosa. Quindi andiamo a fare 6 catenelle. 2, 3, 4, 5 e 6. Filo sull'uncinetto, riparti a contare dalla prima, seconda, terza, nella quarta inserisci l'uncinetto e fai una maglia alta,
di nuovo nella maglia sottostante, vedi, nella catenella entri e fai una maglia alta, nella maglia che ti rimane, quindi nella catenella sottostante, una maglia alta, e ti ritrovi di nuovo con questo e potresti confonderti. Tu sappi sempre che quello che tu hai lavorato lo devi tenere fermo nella destra, quello da lavorare lo devi girare in questo modo e così lo giri così. Ok, adesso entra in questa barretta, questa qui, entra e fai una maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte nella stessa barretta, vedi? Proprio qui. 1, 2 e 3. Ora vedi, c'è questa parte di lavorazione che va in su. Vai nella barretta qui in cima, questa, entra, prendi il filo, maglia bassissima. Stessa cosa, quindi 3 catenelle comunque le devi fare per tirar su e poi 3 maglie alte. E siamo al terzo giro. Vediamo di, scusa i rumori, ok, devo mettere un po' di olio. Allora si riparte. Quando ripartiamo con 3 catenelle, scusami, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Poi andiamo a ritroso, quindi dalla sesta, quindi contiamo 1 2 3 e 4. Nella quarta vai a fare la maglia alta. Nella terza vai a fare la maglia alta e nella seconda vai a fare la maglia alta. Ed eccoci qua. Stessa cosa, gira il lavoro in questo modo. Prendi l'uncinetto e portalo proprio all'interno di questo spazio, che è la prima barretta di queste maglie alte, questa. Prendi il filo e lo porti all'interno, quindi maglia bassissima. Andiamo a fare 3 catenelle e poi 4 maglie alte, sempre nello stesso spazio. Andiamo a bloccare questa lavorazione in questa maglia, questa, con una maglia bassissima e di nuovo 3 catenelle, entra nella barretta e facciamo 3 maglie alte. Ok, siamo qui. Ora andiamo di nuovo nell'ultima, questa parte qui, l'ultima, blocchiamo con una maglia bassissima e andiamo a tirar su le 3 catenelle e 3 maglie alte. Ok, siamo al nostro quarto giro. Andiamo a fare il quinto giro, sempre uguale. Tira su 6 catenelle, 3 4 5 e 6, contando dalla prima 1 2 3 e 4 e nella quarta vai a fare una maglia alta.
un'altra maglia alta nella successiva, in totale sono 3, e l'ultima nell'ultima. Ok, abbiamo in totale 4 maglie. Stessa cosa quando dobbiamo iniziare, vedi che hai il lavoro al contrario, gira il lavoro in questo modo. Punta l'uncinetto nella prima, vedi, nella prima barretta, prendi il filo e lo porti all'interno dell'asolina, maglia bassissima, 3 catenelle, 3 maglie alte. Blocco il lavoro nella barretta successiva con una maglia bassissima qui e poi 1, 2 e 3 catenelle e 3 maglie alte. Blocco il lavoro nella barretta successiva, questa, con una maglia bassissima e 3 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3. Blocco l'ultimo lavoro nell'ultima barretta, passo con una maglia bassissima, 3 catenelle e 1, 2 e 3 maglie alte, e abbiamo finito il quinto giro. Andiamo avanti con il nostro quinto giro. Come vedete i giri sono tutti uguali, ok? Quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5 col sesto giro. Andiamo a fare, quindi ripartiamo con, come al solito, con le 6 catenelle, 4, 5 e 6, torniamo indietro di 4, 1, 2, 3, nella quarta punto l'uncinetto e prendo il filo, e sono 2, nella successiva 3, nella successiva 4. Ok, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Ora cosa devi fare? Girare il lavoro in questo modo, ok? Punti l'uncinetto nella, diciamo, l'ultima, partendo da qui, l'ultima maglia, proprio nel corpo, e la fissi con una maglia bassissima. Tiri su 3 catenelle e poi vai a fare altre 3 maglie alte, 2 e 3. In totale con le catenelle sono sempre gruppi da 4. Ok, fissiamo questa maglia alla prima, come sempre facciamo, quindi qui, maglia bassissima, e riparti con le 3 catenelle. Rientra, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Fissa, catenelle, 3 e 3 maglie alte. Senti come stride, perché ovviamente ho un uncinetto più piccolo e quindi tira un pochino. Fissa, 3 catenelle, 1, 2, 3 maglie alte, fissa all'ultima, 3 catenelle e 3 maglie alte. Siamo qui, abbiamo finito 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri.
dobbiamo fare 9 giri in totale, quindi ne abbiamo 1 2 3 4 5 6, dobbiamo farne ancora 3 per la presina, ok? Quindi andiamo avanti con 6 catenelle, andiamo indietro di 4, quindi 1 2 3 e nella quarta fisso l'uncinetto e faccio la mia seconda maglia alta, nella precedente la terza e l'ultima qui la quarta. Ok, giro il lavoro, gira, ed eccoci qua. Allora siamo a 1 2 3 4 5 6 7, facciamo ancora 2 giri e poi ci fermiamo. Bene, se stai facendo la presina puoi andare avanti fino al punto di vedere come proseguire, ok? Se invece stai facendo perché nello stesso modo sei partita per fare la sciarpa, perché puoi fare anche lo scialle, continuando in questo modo riesci ad ottenere lo scialle. Quindi per chi sta facendo la presina, fermati un attimo, se vuoi guarda ovviamente come fare anche la sciarpa, e se invece non ti interessa fare la sciarpa vai avanti oltre la sciarpa e guarda come procedo per finire la presina, per fare la presina, perché poi dobbiamo unirla eccetera eccetera. Ok, io passo quindi alla sciarpa. Come vedi è la stessa identica cosa per fare la sciarpa, quindi ci ritroviamo in questo punto come la presina, esattamente come la presina, quindi tu per fare la sciarpa hai fatto tutto ciò che ho fatto io per la presina, ovviamente con un filato adatto a fare la sciarpa. Io ho già lavorato, come detto, la stessa cosa che abbiamo fatto per la presina l'ho fatta per lo scialle. Sono andata avanti con l'uncinetto 4 e mezzo e ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 giri. Con 11 giri il lato della mia sciarpa mi verrà da 19 centimetri, vedi, aspetta, vedi, 19 centimetri circa, ok? Bene, e a me va bene, mi bastano 19 centimetri. Quindi che cosa devo fare adesso? Ma più che altro, adesso ti faccio capire cosa dobbiamo fare adesso, ma più che altro, se a te i centimetri che ho fatto io non vanno bene, la vuoi più larga, perché la larghezza la guardi dal lato di questo triangolo, ok? Questo lato, il lato, questo lato qui, o questo ovviamente, ok? O questo, la guardi da qui. E se per caso non basta, ovviamente continua a lavorare come io ti ho mostrato per la presina, in giri di andata e ritorno fino ad avere la larghezza della sciarpa che tu desideri. Quando sei arrivata alla dimensione che desideri, continua con me. A differenza della presina, che poi guarderemo dopo, in questo caso per la sciarpa io dovrò diminuire solo da un lato, quindi metterò il marcapunto, vedi il filo ce l'ho di qua,
io lo metto da questa parte e dove ho il marcapunto so che devo diminuire. E adesso ti mostrerò ovviamente come si fa, solo da una parte, mentre da una continuiamo ad aumentare, dall'altra invece diminuiamo. Ok, partiamo. Andiamo a fare le solite 6 catenelle, non cambia, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai a calcolare di nuovo 1, 2, 3 catenelle e nella quarta inserisci l'uncinetto. Cambia solo il filato qui, 1, 2 e 3 fatte, 3 maglie alte fatte più una delle catenelle sono sempre 4. Giro il mio lavoro. Ok, quindi era così, lo giro in questo modo e aggancio in questo modo. Quindi come vedi non è cambiato nulla. Faccio le 3 catenelle e poi 4 e ti mando in barca. Ok, 4 maglie alte in totale, quindi noi ne facciamo 3. La prima vale una. Ok, stessa cosa, 3 catenelle e 3 maglie alte. Blocca, 3 catenelle e 3 maglie alte. Blocca, 3 catenelle e 3 maglie alte e fai questo fino ad arrivare verso la fine del giro. Ho fatto tutta la mia riga e sono arrivata alla fine. Guarda, qui ho il segnapunto, ciò vuol dire che da questa parte, quando arrivo alla fine del lavoro, da questa parte io devo diminuire, quindi entro nell'ultima maglia come avrei fatto sempre e la blocco, quindi entro e la blocco in questo modo, ma non faccio le 6 catenelle, bensì devo diminuire, vedi? Giro il lavoro. Ok, vado adesso sulle 4 maglie alte, quindi vado nella prima e faccio una maglia bassissima, nella seconda maglia bassissima, nella terza maglia bassissima e nell'ultima, che è questa, vedi qui, entro, faccio un'altra maglia bassissima, in totale ne abbiamo fatte 4 e ora parto con le 3 catenelle. Ok, questa è la diversità, parto con 3 catenelle. Stai tranquilla che lo rifacciamo altre volte. Entro all'interno e faccio come sempre le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Poi vado nella prima, vedi, salto queste 3, vado nella prima, maglia bassissima e di nuovo 3 catenelle e 3 maglie alte. Maglia bassissima dopo le 3 maglie alte, quindi qui, e 3 maglie alte. Vado avanti così per tutto questo giro. Sono arrivata nuovamente alla fine del giro, qui non ho il marcapunto è da questa parte, quindi vuol dire che devo aumentare, quindi finisco nello stesso modo che abbiamo sempre fatto, 3 catenelle e 3 maglie alte. Perfetto, vedi, come sempre abbiamo fatto per la presina, finisco sempre così, non cambia nulla di qua. Poi andiamo a fare 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6.
Quindi giriamo il nostro lavoro e andiamo a contare 1 2 3 nella quarta. Tutto uguale, tutto facilissimo. E 4, sempre gruppi da 4, poi rientriamo e fissiamo 3 catenelle e 3 maglie alte. Quanto è morbido anche questo filato, mamma mia, questo deve essere un'altra coccola, eh? Ok, andiamo avanti anche per questo giro nello stesso identico modo e ci fermiamo alla fine. Ok, ci fermiamo da questa parte dove c'è il marcapunto e facciamo una diminuzione. Arrivati alla fine del giro, come vedi qui abbiamo il nostro marcapunto. Ok, quindi ti ritrovi in questo modo, guarda bene dove sei, in questo modo, dove devi agganciare questo gruppo da 4 nell'ultimo gruppo del giro precedente. Quindi lo blocchi come fai sempre, ok, lo blocchi così, ma non fai altro, lo blocchi e basta. Quindi giri il lavoro e vai con punti bassissimi nella prima maglia sottostante, nella seconda maglia sottostante, nella terza e infine nell'ultima, proprio qui. Ok? Ora tira su 3 catenelle. Quindi quando siamo nella parte delle diminuzioni dobbiamo partire con 3 catenelle. Quando invece dobbiamo aumentare, quindi dalla parte opposta, partiamo con 6 catenelle. Quindi il segnapunto è importantissimo, spostalo e mettilo più vicino possibile perché ti fa capire da che parte tu devi diminuire. Dove c'è il segnapunto vai a diminuire quando finisci il giro, ok? Quindi in questo modo e vai avanti per questo giro, per questa riga, normalmente. Quindi blocchi e tiri su 3 catenelle per ripartire, no? Ogni volta. Blocchi, 3 catenelle e 3 maglie alte, tutto come sempre. Perfetto. E vai avanti così per questa riga fino ad arrivare in questa punta. Siamo arrivati alla punta finale, cioè finale di questo giro, e andiamo a bloccare le nostre 4 maglie con l'ultima parte, che è questa, con una maglia bassissima. Tiri su 3 catenelle e 3 maglie alte e 3. Ok, visto che qui non abbiamo il marcapunto, sappiamo che da questa parte dove non c'è il marcapunto dobbiamo aumentare. Si aumenta sempre nello stesso modo, quindi andando a fare 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6. Gira il tuo lavoro, adesso è più grandino e quindi lo girerai in questo modo, e poi lavora nella quarta, quindi 1, 2, 3 li lasci, nella quarta entri e fai le 3 maglie alte, quindi una va qui, una nella catenella successiva e una nell'ultima, che è questa. Vedi? Qui sono le maglie alte, questa è l'ultima.
Bene, da qui vai a bloccare le tue 4 maglie alte nell'ultima, quindi qui dove andiamo sempre. Non puoi sbagliarti, se non hai voltato il lavoro e ti ritrovi così, non puoi agganciarlo in questo modo, non puoi, perché come vedi questo è il lato, quindi non è la lavorazione, non puoi agganciarti così, quindi anche sbagliando non puoi, quindi tu ritorna a girare il tuo lavoro, hai le 4 maglie alte da questa parte, ti aggancerai con questo gruppetto sottostante, sempre nell'ultima maglia che è questa, quindi entrando proprio nell'archetto che ti dà questo corpo della maglia e lo blocchi con una maglia bassissima. E poi solito 3 catenelle e vai a fare le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Fai tutto questo lato, tutto questo giro, blocca sempre superando le 3 maglie, no? Vai qui con una maglia bassissima e poi 3 catenelle. Ok, vai a fare tutto questo lato fino ad arrivare alla penultima punta, vedi? Alla penultima. Ci agganciamo ancora una volta insieme, così ti faccio vedere ancora una volta come si diminuisce. Attenzione al segnapunto. Ed eccoci arrivati alla punta finale, vedi? Abbiamo lavorato ancora questa e ci troviamo con questa puntina qui, che è quella proprio finale, dove c'è, nella parte dove c'è il marcapunto. È importantissimo, questo marcapunto, ripeto, scusami se sono noiosa, ma ripeto, dove c'è il marcapunto devi fare le diminuzioni e le diminuzioni si fanno in questo modo. Quindi sei arrivata alla penultima punta, queste io le definisco punte, ok? Quindi alla penultima punta ti agganci con l'ultima punta, che è questa, e hai chiuso il tuo giro. Dovrai adesso semplicemente girare il tuo lavoro così e fare delle maglie bassissime sulle 4 maglie, quindi la prima è questa, maglia bassissima, la seconda maglia bassissima, la terza maglia bassissima e la quarta, che è qui, maglia bassissima, e quindi hai fatto una diminuzione e qui ricominci partendo con 3 catenelle e 3 maglie alte. Ok, e ti riagganci di nuovo. Ecco, ho voluto farlo più volte perché è proprio questo punto dove ti fa confondere, e questo lo porterai su, lo segnapunto, man mano che lavori, così lo noti sempre e sai che da questa parte dove c'è il segnapunto devi fare la diminuzione che abbiamo fatto più volte insieme. Che cosa succederà facendo da una parte la diminuzione e dall'altra aumentando? Questo, praticamente troverai il lato corto, che è quella che ti dà la larghezza della tua sciarpa, e tu vai avanti per la lunghezza. Andrai avanti così per la lunghezza che tu vorrai realizzare della tua sciarpa. Ovviamente quando sei arrivata alla lunghezza tu la misurerai dalla punta più alta in giù. Questa sarà la lunghezza definitiva, non questa, ma bensì questa. E adesso ti faccio vedere come fai a chiudere questa parte che manca. Ok, quindi tu vai avanti per tutta la lunghezza della sciarpa. Poi adesso seguimi per la presina, perché quello che faccio sulla presina dovrai farlo anche tu quando sarai arrivata alla lunghezza della tua sciarpa. Noi siamo arrivati solamente a questa parte, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto insieme questa parte, la stiamo semplicemente allungando, arriverà un punto che tu, calcolando la parte più lunga, troverai la lunghezza della tua sciarpa, allora guarderai quello che adesso mostrerò come chiusura
della presina e farai la stessa cosa per la sciarpa. Ok, passiamo quindi alla presina. Torniamo quindi sulla nostra presina. La nostra presina ha attualmente, in questo momento, ha 9 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giri. Se tu vuoi fare più giri, ovviamente sei liberissima di fare tutti i giri che vuoi. Questi 9 giri con un filato lavorato con i 2 centimetri, sì, 2,5 di uncinetto, mi darà una dimensione, così vedi se può piacerti, poi dipende dal filato che stai usando, ok? Mi darà una dimensione di 12 per 11 perché non è esattamente quadrata, io la volevo un pelino più allungata, non proprio rettangolare ma un pelino più allungata, ma quando andremo a fare la bordura ovviamente crescerà e poi alla fine vedrai che dimensione prenderà. Anzi no, te lo dico subito, ce l'ho qui. Allora, diventa in totale un 13 centimetri per 15 centimetri. Scusa, quindi abbiamo detto 13 centimetri per 15 centimetri. Ne ho già finita una, quindi cioè, questa è la gemella, solo che il filato sfuma in modo differente, quindi io avrò dei colori diversi. Ok, come facciamo quando arriviamo al nono giro? Nono, decimo, dipende da quanti giri vuoi fare tu. Io ne ho fatti 9 per questa piastrella e quindi farò 9 anche per questa piastrella. Allora, quello che dobbiamo fare è partire. Qui non ci servono i segnapunti perché le due parti lavorano contemporaneamente, quindi come faccio l'inizio faccio la fine. Allora, quindi partiamo, in questo caso il decimo giro, cioè quello che mi dà il la al restringimento della piastrella, parte con un aumento e sarà l'ultimo. Quindi partiamo con 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella quarta 1, 2, 3 e 4 torno indietro e vado a fare 1, 2 e 3. In totale sono sempre 4. Come al solito lo sai, devi girare il lavoro in questo modo, anche perché come ti ho fatto vedere per la sciarpa non puoi sbagliare perché non puoi collegarla qui. Questo è il lato, lo vedi che è differente da quello in lavorazione. Ok, quindi quando tu hai fatto questi le 3 catenelle più le 3 maglie alte, semplicemente giri il lavoro perché devi lavorare in queste punte e poi iniziamo. Quindi blocco nell'ultima, 3 catenelle e vado 1, 2 e 3. Quando sono arrivata alla fine del giro, anzi non ci sono ancora arrivata, ok, inizio a fare, aspettami, le mie diminuzioni, quindi se hai visto le diminuzioni che ho fatto sulla sciarpa sono le stesse, quindi entro qui, prendo il filo, chiudo, giro il mio lavoro e faccio 4 maglie basse, una su ogni maglie basse, andiamo bene, 4 maglie bassissime, quindi una, 2, 3
e l'ultima la farai all'interno proprio qui, e 4. Allora da questo giro in poi faremo diminuzioni sia a destra che a sinistra, ok? Ma vai tranquilla che ci sono io. E la stessa cosa dovrai farlo per la sciarpa, quindi per chi deve fare la sciarpa deve fare la stessa cosa quando è arrivata la lunghezza della sciarpa che desidera, e la misura della lunghezza della sciarpa la prenderai nel vertice più alto, ok, che ti ho mostrato. Quindi da adesso in poi, a parte lavorare normalmente, abbiamo fatto questa diminuzione, quindi 4 maglie bassissime, una su ogni maglia alta. Vai a fare come al solito le 3 catenelle e poi le 3 maglie alte, 2 e 3. Blocchi questo gruppo da 4 proprio in cima all'interno di questo corpo maglia, ok, qui, e di nuovo sali con 3 e metti 3 maglie alte. Ok, fammi questo lavoro fino a raggiungere la penultima punta. Ho raggiunto la penultima punta, vedi? Adesso vado a diminuire, quindi prima faccio le 3 catenelle, poi entro e finisco questa penultima punta lavorandola, così, e poi mi aggancio semplicemente all'interno, qui dove c'è l'ultimo, nel corpo proprio della maglia, vedi, all'interno, sotto anzi il corpo di questa maglia, con una maglia bassissima, e giro il lavoro. Ora vado a fare, il filo lo porti dietro, ora vado a fare delle maglie bassissime, scusami, uncinetto lungo, bassissime, una, e la telecamera vicina, 2, 3 all'interno qui, 4, tiro sulle 3 catenelle e vado a lavorare le 3 maglie alte. Ok, adesso entro qui all'interno, prendo il filo, lo porto dentro e di nuovo 3 catenelle e 3 maglie alte. Ok, lavorami tutta questa parte e ci troviamo alla penultima punta. Ecco che siamo di nuovo alla penultima punta, vedi qui ce n'è ancora una e qui c'è l'ultima, la penultima. Allora, quindi lavoriamo la penultima, quindi sempre con 3 catenelle e 3 maglie alte. Devo allentare un pochino perché, ecco, questo lo sposto, non vorrei che facesse effetto onda. 2, 3 e 4. Ok, arrivo qui nell'ultima punta, qui, e faccio una maglia bassissima, giro il lavoro, stanno diminuendo sempre di più le maglie, giro il lavoro e entro nella prima maglia bassissima, nella seconda maglia bassissima, nella terza maglia bassissima e all'interno qui maglia bassissima, e si riparte con 3 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3. Ok, vai avanti così, lo facciamo ancora una volta insieme questa diminuzione. Sono di nuovo alla penultima punta. Adesso devo finire però la penultima punta e mi aggancio all'ultima, questa,
con una maglia bassissima, gira il lavoro e fai le 4 maglie bassissime. Quindi come vedi il lavoro è sempre lo stesso. Fino a quando dovrai fare questo? Finché non chiudi tutte le punte. Ok? Io adesso vado avanti, vedi che adesso ne abbiamo soltanto 1, 2, 3, 4 e 5, più questa 6. E man mano che andremo avanti ne avremo sempre meno e si arriverà a chiudere le punte. Io vado avanti per qualche giro, tu sicuramente avrai già compreso come fare queste diminuzioni, ci vediamo all'ultima punta. Come vedi adesso solo più 2 punte e la stessa cosa che ho fatto per questa piastrella, che poi non è una piastrella ma è una presina, comunque la stessa cosa che ho fatto per la fine, no? Per chiudere le maglie dovrai farlo per la sciarpa, se stai facendo la sciarpa. Sono le ultime 2 punte e vado a chiudere. Ok. Due e 3 e chiudo sempre qui nell'ultima maglia all'interno. Bene, e abbiamo finito una parte, attenzione perché ne occorrono 2, una parte della nostra presina. Ok, devi averne 2, quindi fanne 2 del colore che più ti piace, una diversa dall'altra, non ha importanza, l'importante è che piaccia a te. Quando sei a quel punto dobbiamo andare a nascondere questi fili, quindi armati di ago e andiamo a nascondere il filo. Cerco di non andare proprio nel bordo superiore perché nel bordo io devo lavorarci e quindi se faccio una chiusura proprio in quel bordo ovviamente mi impedirà poi di fare le maglie basse. Ok, quindi io lo faccio così, vado a cercare un punto dove meno si può notare e lo chiudo, lo vado a nascondere. Ok, oppure qui è per chi vuole nascondere il filo, questo oramai l'abbiamo già fatto, non vado a nascondere il filo, tanto questo è bloccato, a parte che qui ne avevo 2. Ah sì sì, perché c'era un nodino nel filato e quindi ho dovuto tagliare il filo. Non vado a toglierlo il filo, ma lo lavoro, qui devo per forza, però vedi, qui devo per forza, però diciamo che se tu questa è stata un po' travagliata, devo dire, 2 fili qui, 2 fili qui, adesso li vado a nascondere. Se però ne hai solo uno qui sotto e uno qui, io questi non li vado a togliere, così ti faccio vedere come si nascondono, anzi servono, che fanno anche un pochino di spessore. Vado a nascondere questi fili e torno da te. Bene, ho nascosto i fili che avevo qui in mezzo che mi davano fastidio, ho lasciato questi 1, 2 e 3. Ora posiziono, vediamo un po', questo lo lascio dentro e questo lo lascio dentro, quindi io lo lavorerò in questo modo. Perfetto, mi serve il filo che ho perso, eccolo qua, il filo con la quale stavo già lavorando e parto diciamo in questo punto, così poi dopo vado a nascondere il filo. Dove vuoi, puoi partire dove ti pare. Io partirò un po' prima di uno dei fili perché devo andarli a nascondere, quindi allora per farti però rendere il lavoro facile fai combaciare le ultime 4, le penultime 4, le penultime, le terzultime 4
e nella, diciamo 1 2 nella terza, inserisci 1 2 nella terza, inserisci l'uncinetto, stesso uncinetto del 2,5, 1 2 3, in questo modo sia da una parte che dall'altra. Ok, stessa altezza, inserisci il filo anche nell'uncinetto e lo fai passare all'interno. Io faccio una torsione dietro, anche 2, ok, e adesso tengo già il filo questo nella mia mano in modo tale che vada a lavorarlo insieme. Allora, per prima cosa andiamo a prendere il filo del gomitolo, lo facciamo passare all'interno, rientro nella stessa maglia, scusami se ti faccio ballare, rientro nella stessa maglia, niente, quando faccio quel movimento lì ti vado a far ballare, va bene, tu porterai pazienza, vero? Poi vado nella seconda maglia, il gomitolo è qui su, ok, nella seconda maglia anche dall'altra, quindi nella maglia centrale, questa anche dall'altra parte, entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Ok, questo per non nascondere i fili, perché altrimenti ti viene più facile, ma io vado avanti così, nella prima, poi vado nella prima dall'altra parte, quindi qua, prendo il filo, attenzione a non sbagliarti, il filo del gomitolo, che è quello che stai lavorando, che è questo, prendilo e fai la maglia bassa. Ora ti ritrovi dove c'è la maglia in orizzontale, vedi? Questa qui va benissimo. Allora andiamo all'interno della maglia orizzontale e all'interno della maglia orizzontale dalla parte opposta, qua. Ok, prendo il filo e faccio una maglia bassa, poi 1 e 1 2, ok, maglia bassa, qui ne faccio un'altra sempre all'interno della stessa maglia, aspettami, 1, e vado dall'altra parte qui e vado a prendere bene il filo e ok, perfetto. Poi qui abbiamo questa maglia, qui la prendo e vado nella maglia dalla parte opposta, che è questa, ok, e sempre maglia bassa, poi vado nella prima maglia, vado nella prima maglia dalla parte opposta, questa, prendo il filo e maglia bassa, poi nella maglia centrale dalla parte opposta, prendo il filo, maglia bassa. Allora ce n'è ancora una maglia qui, una maglia dietro, prendo il filo e maglia bassa. Ok, ci ritroviamo quindi alla fine di questo lato, qui e qui, qui entri e mi fai 3 maglie basse, 1 2 e 3, ok, era per fare bene l'angolo. Ok, abbiamo fatto 3 maglie basse, adesso puntati dove ti senti più, io mi punterò qua, qui dove ti senti più vicina, punterò qui e dietro ho questa, vediamo un po', maglia qui e vediamo come va, qui e qui, ok, perfetto, vediamo, andiamo avanti ancora, maglia, quindi praticamente tu devi cucire facendo in modo di far combaciare i punti da una piastrellina all'altra, ok, devono combaciare i punti.
Se poi non sono 11 ma sono 10 da un lato e dall'altro, ci starebbe anche, perché un lato è leggermente più lungo dell'altro, in quanto non abbiamo fatto un quadrato ma è un rettangolo che si nota meno come rettangolo, sembra un quadrato allungato, ok? Io non li ho voluti quadrati, li ho voluti leggermente più allungato. Ok, quello che sto andando a fare è la cosa più noiosa al mondo, cioè non è vero, nel senso che è divertente fare tutta la piastrellina, veramente, veramente divertente. Quando devi unirla ci perdi un po' più del tempo, sto scherzando ovviamente. Dove c'è la barretta orizzontale ne fai sempre due. Io ti sto facendo ballare troppo, solo che ti volevo più vicina. Ok, dove c'è la barretta orizzontale me ne fai sempre due. Io con questo metodo non ho cucito questi filetti che escono, cioè non li ho, scusami, sono concentrata qui, questi monconcini di filo. Ok, loro rimangono all'interno, io evito di cucirli e mi fanno anche un po' di spessore che mi serve. Ok, direi che sto diventando troppo lunga, quindi ti lascio fare a te. Hai capito come sto andando avanti, quindi praticamente rispettando un ipotetico angolo che poi si perde, comunque rispettando l'angolo dove andiamo a fare le 3 catenelle, tutto il resto devi semplicemente far combaciare una piastrella con l'altra, cercando di stare ovviamente maglia con maglia, con dei punti bassi. Se non vuoi tribolare troppo, puoi nascondere i fili prima, come ho fatto io, altrimenti li inglobi direttamente all'interno della maglia, tanto non si vedono, li nascondi così come sto facendo io, che così non stai a cucire. Dipende da, ecco, magari tu preferisci cucirle, quindi va bene. Ti consiglierei però di non cucirle sul bordo, perché poi quando devi entrare ti darà noia. Ok, cucio tutta la mia bellissima piastrellina, che poi ripeto non è una, sì, è una piastrellina, però diventa anche una bellissima presina, e ci vediamo dopo. Abbiamo finito quindi il giro delle nostre maglie basse. Negli angoli abbiamo messo le 3 maglie basse per fare bene i nostri angoli, e adesso chiudiamo il giro. Quindi siamo arrivati vicino alla nostra prima maglia bassa, ci inseriamo all'interno, prendiamo il nostro filo e lo portiamo all'interno della nostra asolina e chiudiamo e tagliamo il nostro filo. Ok, passiamo dentro e lo chiudiamo. Ora questo verde che io mi sono portata dietro lo posso anche tagliare. Ok, benissimo. Ora scegliete un filo a contrasto. Allora io lo voglio fare come la sua gemella, che poi in realtà di gemella non avrà niente perché avrà i colori diversi, vedi? Adesso è doppia, la piastrella è doppia, che poi non è una piastrella ma è una presina. Allora andiamo a prendere, quindi io vado a prendere il filato che ho usato per questo, almeno in questo si somiglierà, ma è bello anche avere più colori. E partiamo, allora partiamo, qui ho il filo quindi lo voglio andare a nascondere, partiamo da un angolino, uno qualsiasi. Adesso io parto da questo perché poi dopo mi porto dietro questo e me lo nascondo. Allora ci sono 3 maglie basse, no? Negli angoli, vedi? 3. Andiamo in quella centrale, prendiamo il filo che abbiamo scelto per fare la bordura, facciamo il giro intorno del filo, portiamo dentro il filo con una maglia bassissima, rientro per bloccare bene
e faccio la maglia bassa. Ora andiamo a fare 10 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Teniamo bene la nostra catenella in questo modo, rientriamo nella stessa e facciamo un'altra maglia bassa. Ok, così, aspetta, così. Ok, ora il filo corto me lo porto dietro. Questo sarà un giro facilissimo. Su ogni maglia bassa vado a fare una maglia bassa. Così. Quindi andiamo a fare tutte maglie basse fino a questo punto, all'angolo. Arrivati nell'angolino, vedi che io mi sto portando il filo dietro, nell'angolino, nella terza, quindi in quella centrale, andiamo a vedere, qui, questa è la mia terza e faccio 3 catenelle, quindi continuo a fare il mio angolino, 2 e 3. Ok, giro e vado a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa. Io intanto mi porto dietro il filo così non devo sistemarlo. Ok? E quando ti ritrovi nel successivo angolo farai la stessa cosa con le 3 maglie basse, 3 maglie basse sempre nella terza. Vedi? Qui ce ne sono 3, 1, 2 e 3 in quella centrale, non la terza, in quella centrale farai 3 maglie basse in modo tale che giri bene l'angolo e ci troviamo quando abbiamo fatto la bordura. Quando arrivi alla fine del giro, vedi, noi abbiamo iniziato facendo quest'archetto che ci serve poi per appendere la presina, lavora tutte le maglie basse e ok, tutte, vedi? Poi quando arrivi qui in questo punto entra e fai, ecco qui le maglie basse che ti servono, dipende da quanto, io ho fatto una catenella da 10 e da quante catenelle hai fatto. L'importante è riempire le catenelle, ricordati solo quante ne hai fatte perché devi fare anche poi l'altra, ok? Quante catenelle hai messo e quante maglie basse vai a fare adesso. Io ne faccio 2 3 4 5 6 7 8, aspetta che qua l'ho preso male, 9 10 11 12, anche questa l'ho presa male, questa è la 12ª, 12 13 e 14. Io di là ne avevo fatte 14 e ne rifaccio di qua, di là, cioè nell'altra presina ne ho fatte 14 e ne faccio 14 anche di qua. Entro nella maglia bassa che vedo qui e faccio una maglia bassissima e non taglio il filo. Attenzione, non tagliare il filo. Ti ritrovi a questo punto, così. Inizia a prendere forma, Dal punto in cui siamo, vedi dove abbiamo bloccato il filo, andiamo a prendere, a fare il punto gambero, quindi torniamo indietro. Dal punto in cui siamo, gira il tuo uncinetto, scusami, fai una catenella, gira il tuo uncinetto e vai a puntare l'uncinetto in questo modo, torniamo indietro. Quindi sei messa in questo modo, hai fatto la catenella, gira il tuo uncinetto in modo tale da poter entrare in questo modo nella maglia precedente.
ok? Prenderai il filo, hai 2 asoline, vedi che sono 2, che chiudi. Ok, lo rifacciamo. Adesso non serve più, hai la catenella, quindi gira il tuo uncinetto, devi andare a puntare l'uncinetto, vediamo se ho, ok, devi puntare l'uncinetto in questa, quindi non andiamo verso sinistra ma andiamo verso destra, devi puntare l'uncinetto qui e per puntarlo devi per forza fare una torsione, vedi? Una torsione dell'uncinetto, entra, prendi il filo e chiudi. E procedi in questo modo, entra, prendi il filo e chiudi. Quindi vedi che io faccio ruotare l'uncinetto per poter entrare da qui, ok? Quindi entro, prendo il filo e chiudo. Quando dico entro, io sto entrando nella maglia successiva, questa, ok? Quindi ruoto, entro, prendo il filo e chiudo, entro, prendo il filo e chiudo, ancora una volta, entro, prendo il filo e chiudo. Ok, andate avanti così per tutte le maglie basse che voi avete. Come vedi si forma questa che poi la maglia a gambero, no? E si forma questa decorazione che proprio secondo me sta proprio bene con questa, io la devo definire bellissima bellissima piastrella. Ok, andiamo avanti così. Voglio far vedere solo quando scendo. Ok, stiamo arrivando. Ce n'è ancora una. Ok, adesso ovviamente proseguo qui. Vedi? Questa l'abbiamo lavorata, proseguo in tutti i punti. Quando arrivi però all'angolo non devi più fare aumenti. Lavora una maglia con una maglia, quindi solo una maglia, non devi più fare aumenti. Ok? Quindi mi lavori il punto gambero, gambero, maglia per maglia. In questo modo. Procediamo, ti faccio vedere qui proprio nell'angolino come va girato, ma è molto semplice, lavora tutte le maglie senza fare aumenti. Come vedi ho realizzato il mio lato, adesso sono nell'angolo e quindi faccio la stessa cosa, non cambia nulla. Lavoro ogni singola maglia senza fare aumenti. Così. Quando arrivate alla fine, vedi che ne ho solo più una, fai anche questa e poi punti il filo dentro, vedi questa è la prima maglia, all'interno, prendi il filo, lo porti dentro e tagli.
Poi questo qui andremo per forza di cose, questo lo devo per forza cucire. Io cerco sempre di evitare, no? Ed eccola qua, eccola qua. Da una parte è in un modo, da questa parte in un altro. L'unica cosa che ci rimane da fare è togliere questo filo. Se vuoi applicare la targhettina, se ce l'hai, altrimenti puoi mettere un bottone, vediamo se ne ho uno, tanto per a portata di mano. Ce l'ho? Sì, guarda, puoi mettere un bottoncino. Ecco, è stato proprio quello il momento in cui mi è venuta questa idea, cioè quando io vi ho detto al posto della targhetta potete mettere il bottoncino. Io poi ho continuato a parlare, però il bottoncino mi è rimasto in mente e inizialmente l'idea era: metto il bottoncino come ho fatto e poi dopo le due presine, anziché appenderle singolarmente, le appendo in questo modo, ok? Che anche questa è una brillante idea, una bella idea. Ma poi ho detto no, però ci sono, per esempio, non so, la caffettiera. Adesso io uso ancora la caffettiera tradizionale, anzi l'ho ripresa la caffettiera tradizionale. Comunque ci sono delle piccole cose che vorrei magari utilizzare con la presina, e magari questa è troppo ingombrante, quindi ne faccio una più piccola, ed ecco che è nata questa ideuzza. Questa ideuzza che mi è piaciuta tantissimo, quindi anche grazie a voi, perché parlando poi ti vengono fuori anche delle idee. Allora, per fare la piccola, la grande, sapete, sono andata avanti per 9 righe, eccetera eccetera. Qui sono andata avanti per 6 righe. Nella settima riga sono partita come per fare la 10ª riga per questa, quindi è tutto uguale, solo che qui sono andata avanti solo per 6 righe, ok? E poi dopo ho iniziato a stringere, esattamente come ho fatto per quella grande. Quindi io spero davvero che vi sia piaciuto, non so se ve le ho mostrate già tutte le presine, ma penso di sì. Ma ce le ho qui, ma ce le ho qui, ce le ho qui. Questa è quella che abbiamo fatto insieme. Guardate i colori anche messi così. E queste oramai sono così singole, poi le prossime che farò le farò però così, perché secondo me questa è ancora più bella come idea. Grazie per avermi seguito, fatemi sapere, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è tornato utile, se la farete e se siete nel nostro gruppo Creando con Gioiose Creazioni, mostratemele, perché a me dà veramente tanta gioia vedere le cose che create dalle mie creature, ok? Grazie davvero di cuore per avermi seguita. Alla prossima!